Ciao a tutte, nuovo tutorial. Oggi una borsa gigante, devo dire, una maxi bag con una piccola applicazione in soutage. Ho messo un pompon carinissimo e ho messo questi manici bordeaux. Non entra tutta, mi devo attrezzare con un cavalletto più grande. Già l'ho detto prima, insomma, diciamo alla fine del tutorial, che mi trovo sprovvista perché visto che faccio solo soutage e perline, cavalletti giganti non ne ho, però per oggi ci accontentiamo. Allora, questa è la borsa morbidissima, lavorata con 3 fili e il filo è quello il bravissimo di Tessiland. Mi sono trovata benissimo, l'ho messo a 3, ho lavorato con il numero 7. Con il numero 7 mi sono trovata bene, è un punto che dopo vi spiego, bellissimo, perché comunque non rimane aperto, è un punto alto che non rimane aperto. Questo punto si chiama punto collegato, per cui è un punto alto collegato che non fa qui, diciamo, tra un punto all'altro non c'è quei buchi, insomma, che si vedono, che si formano tra un punto all'altro perché è molto alto. Allora, io sono molto contenta, soddisfatta, è bella, è comoda. Possiamo, insomma, uscire con una borsa che non ci dà assolutamente fastidio perché è morbida, è pratica. La chiusura è fatta con 2 bottoni, diciamo, potete quelli a calamita. Ho messo qua 2 bottoni a calamita. La fodera molto semplice, ancora la devo fare, però potete usare anche un sacchettino. Ho messo questo che è pratico, sono quelli apribili con dei manici, semplicissima, semplice, veloce, anche il laterale semplice, veloce. E niente, passiamo subito ai materiali e al tutorial. Per quanto riguarda la lana, ho usato circa 350 grammi suddivisi in questi 3. Questo è il bravissimo di Tessiland, l'ho fatto delle piccole matassine, e questo è un altro color panna. Circa ci vogliono 350 grammi e ho usato 3 fili. Uncinetto numero 7, eccolo qui, numero 7. Poi io, perché man mano poi creo la creazione, sono 2 chiusure, quelli a calamita, e 4 cerchi per poter mettere con dei manici, però io lascio sempre a vostra fantasia, nel senso che potete cambiare dei manici, metterci la catena, fare voi i manici. Io lascio sempre libera questa cosa, io vi do l'idea, ma voi in base a quello potete comunque modificare il progetto. Passo subito al tutorial. Allora, adesso che vi vado a spiegare il punto, io per farvi vedere il punto che vado in avanti e poi torno indietro, vi farò un campione, visto che poi potete aumentare le maglie come volete. Per questa misura, che ora vi darò poi in seguito anche in centimetri, tutto sono di 30 maglie. Sono di 30 maglie, però allora, siccome io già l'ho fatto, vi faccio vedere un campione di 10, così vi faccio vedere come vado avanti e indietro su questo punto che io adoro. È un punto alto collegato, praticamente. Infatti è per questo che vi voglio fare il campione. Non c'è diciamo, quei buchi tra un punto e l'altro, vedete, rimane assolutamente compatto ed è bellissimo, molto bello. Per una borsa bella compatta basta mettere una fodera e non c'è assolutamente bisogno di aggiungere altro. Allora, questi ho fatto 30 punti, vi dico poi, prima vi faccio il punto, così vedete se, insomma, se vi piace o meno. Poi potete, insomma, aumentare, fare una maxi bag, farne 35, per cui io adesso vi faccio vedere. E la cosa particolare, come vedete, non ci sono fori tra un punto e l'altro, per cui rimane bello compatto, che per una borsa è fantastico. Mi piace veramente tanto, poi scorre tantissimo con tutto ciò che io, ecco, lo vado a fare con 3 capi, con 3 fili, per cui facendolo con 3 fili, poi vi faccio vedere che è facile comunque, perché bisogna rientrare nei 3 fili, per cui vi dico che è fantastico e scorre, ci vuole un attimo, cresce in un secondo. Allora passo subito a farvi vedere il punto. Per questa larghezza, anzi vi dico in centimetri subito.
Allora, in centimetri, siccome questo è 36 centimetri, è perfetta come borsa, bella capiente, 36. Poi vi dico l'altezza, dopo vi dico tutto, il montaggio e tutto il resto, perché comunque farò anche dei pannelli laterali, ops, eccetera. Però quello che mi preme di più è dirvi il punto, spiegarvelo bene, per cui fare meno, siccome si ripete continuamente, non c'è bisogno. Faccio meno catenelle, meno punti, meno catenelle di avvio, proprio per farvi vedere, se no devo staccare continuamente il video e molte non riescono a capire. Allora, per avviare il lavoro devono essere 30 maglie. Allora, iniziamo il lavoro. Per quanto riguarda, come vi ho detto già precedentemente, per fare la borsa di 36 cm io ho usato 30 catenelle di avvio. Se la volete leggermente più grande ne farete 35, se la volete più piccola potete fare 25. Insomma, questo poi dipende da voi. Allora, adesso partiamo subito con un nodo. Volevo partire senza fare il nodo, ma no, bisogna fare il nodo. Ecco, allora facciamo il nodo. Allora, una cosa che vi dico quando si lavora anche con la lana, di non stringere troppo, di non fare le catenelle troppo strette all'inizio, perché poi fa sì che il lavoro viene come stretto sotto e poi va a finire che si allarga ed è brutto. Lasciamo sempre che sia un pochino elastico. Allora vi ricordo che 30 per fare la borsa di 36 cm, io ora avvierò soltanto 10 maglie, come campioni sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allora, ne abbiamo fatte 10, ora ne metto una di avvio, per cui ne faccio una, entro in quella successiva prendendo prima il filo, qui dobbiamo fare delle maglie alte, prendo il filo, entro in quella successiva, prendo il filo, lo tiro su, riprendo il filo e entro nelle prime due asoline in questo modo. Ora entro ancora, prendo il filo e entro sempre nelle due asoline, per cui il primo punto di maglia alta non saranno con 2 o con 3 maglie, cioè 3 catenelle, ma semplicemente una. Non è un errore, ma così va fatto. Devo entrare in questa è la base, in questa. La prima è più difficile da vedere, no? Poi man mano che lavorate entro, prendo il filo e lo tiro su, entro ora nel punto successivo, che è questo, prendo il filo, lo tiro su, riprendo di nuovo il filo, lo passo nelle due asoline, prendo ancora il filo e nelle due asoline, di nuovo passo l'uncinetto in questa parte qui, questa è la base, in questa superiore, questa, in questa asolina qui, e prendo il filo, vado in quel punto successivo, entro dentro, c'è Fiona che è impazzita, prendo il filo, prendo di nuovo il filo, lavoro le due asoline, di nuovo 2 asoline. Adesso entro sempre nell'asola, questa la vedete che si forma come una riga qui sotto? Devo entrare qui, entro, prendo il filo, lo tiro su, vado al punto successivo, prendo il filo, riprendo di nuovo il filo, passo su 2 asole, riprendo il filo e passo sulle 2 asole. Oggi proprio Fiona si sta dando il meglio di se stessa. Allora, passa ancora sulla solina di lato, prendo il filo e ne ho 2, passo al punto successivo, prendo il filo, riprendo il filo, lo passo su 2 asoline, prendo ancora il filo, lo passo su 2 asoline,
vado sul punto laterale, lo vedete, questo laterale si forma proprio una riga, eccolo qui, prendo il filo e lo lascio sull'uncinetto, vado sul punto successivo, prendo il filo, vado a 2, prendo di nuovo il filo e passo a 2. Ora vado un pochino più veloce per arrivare alla fine, qui passo nella solina, prendo il filo, vado al punto successivo, prendo il filo, riprendo il filo, passo su 2 asole, riprendo il filo, passo su 2 asole, vado sulla solina laterale. Io ve lo faccio proprio vedere bene, passo, prendo il filo e lo passo, prendo di nuovo il filo e le 2 asoline, di nuovo laterale, tiro ancora un pochino di filo, laterale, vado al punto successivo, in questo modo, 2 è veloce da realizzare, punto finale, la stessa cosa, prendo il filo, vado sul punto, ultimo punto, riprendo il filo, lo passo sulle 2 asoline, ripasso sulle 2 asoline. Adesso dobbiamo salire di una sola catenella, giriamo il lavoro, entro sul punto sottostante, qui prendo il filo, vado sul punto sottostante, riprendo il filo, prendo di nuovo il filo, lo faccio passare sulle 2 asole, ancora il filo, faccio un punto alto, le 2 asole, qui devo entrare su questo, vedete questo dove poi si deve formare la riga, ecco qui, entro, prendo il filo e lo tengo, vado sul punto successivo, prendo il filo, lo passo sulle 2 asoline, prendo il filo, 2 asoline, rivado sul laterale, per cui questo lo ripeto continuamente, rivado laterale, rivado sul punto successivo, punto alto, rivado laterale, vado sul punto successivo, prendo un po' di filo, scusate, ma prendo un pochino di filo e vado adesso laterale, prendo sempre, vado sul punto successivo, laterale, vi faccio vedere ancora, che voglio proprio che sia chiaro, vado un pochino più veloce semplicemente per farvelo vedere, tanto voi potete stoppare quando volete, vado e ancora vado laterale, prendo di nuovo il filo, vado al punto successivo e lavoro la mia maglia alta, ancora, così vi faccio vedere il finale, di nuovo l'inizio, in questo modo. Allora adesso sempre laterale, perché dobbiamo finire l'ultimo punto, che si fa la stessa cosa, si prende qui il laterale, vedete, ultimo punto, si tira e abbiamo fatto. Giriamo il lavoro, girato il lavoro, si è impicciato un po' il filo, ecco qui, girato il lavoro, dobbiamo salire di una catenella, per cui entro sul punto sottostante, che è questo, qui prendo il filo proprio, lo prendo, punto sottostante, riprendo il filo, lavoro la maglia alta, per cui 2, prendo ancora il filo, 2, adesso prendo il filo laterale, che è questo, lo passo e lo metto qui, lo lascio sull'uncinetto, passo sul punto successivo e lavoro la nostra maglia alta. Allora io spero, si è un po' impicciato il filo qui, ma poi lo sistemo, spero che sono stata chiarissima, ma come vedete non si muove, vedete qui non sono stata troppo stretta, più elastica, vedete? Guarda, non c'è un foro, niente, rimane molto compatto per una borsa,
molto molto compatto. Messa una fodera nella borsa è fatta, cioè non rimane quei fori distanziati l'uno dall'altro, che non ci serve per una borsa, almeno per questo tipo di borsa. Allora adesso vi faccio vedere tutte le misure e cominciamo a fare il montaggio. Allora, eccolo qui, tutto il pannello, lo divido in due, ma non sarà diviso in due perché ci sarà una base sotto in questo modo, e per cui la borsa verrà in questo modo, quindi devo prendere bene le misure, in questo modo, per cui è una borsa capiente, una borsa capiente. Allora, prendiamo il centimetro e vi do tutte le misure. Abbiamo detto 36 di larghezza, ma di lunghezza, vi dico di lunghezza della borsa, è 62. Ce la facciamo? Eccolo qua, 62, per cui 62. Allora, abbiamo fatto di giri, ne abbiamo fatti un bel po' e ho fatto anche i laterali. Di laterali ho fatto 10 maglie, per cui 10 maglie per i laterali che poi andrò a fissare e cuciremo il tutto, per cui le righe riprendono benissimo. Questa è la parte bassa che abbiamo iniziato, per cui possiamo anche girarlo così, insomma, come lo mettiamo bene, vediamo. Ecco qui, vedete, corrispondono le righe, guardate, corrispondono fino a qui. Da qui metteremo marcapunti, prenderemo marcapunti anche qui, e qui devono corrispondere tutte le righe. Io vi conto queste quante ne ho fatte. Allora sono 1 2, io vi conto questi, poi li moltiplicate 1 2 3 4 5 6 7 8, sarà moltiplicato per 2, e per cui sono perfetti per la borsa. Allora adesso dobbiamo pensare a cucire il tutto, per cui è caduto l'uncinetto. Oggi sto facendo un disastro, io video professional molto poco. Va bene, scherzo. Allora passiamo subito ora al montaggio della borsa, per cui prendiamo i marcapunti e ci fissiamo il tutto nelle righe precise per poter poi passare ad ago e filo. Allora adesso ho messo tutti i marcapunti, l'ho messi proprio dove corrispondono, vedete, anche qua sotto e qui di lato, per cui ho i miei punti di riferimento. Poi i fili qui li nasconderò dopo con l'uncinetto, andrò a fissare, ho preso l'ago bello rosa, carinissimo, a fissare il mio filo. Posso anche farci un nodo perché tanto qui andrà la fodera, non si vede assolutamente niente. Posso usare, passare su l'ago, ecco qui, che non si vedrà assolutamente niente. Tolgo il marcapunti, faccio passare il filo nella prima asola qui, lo fisso bene perché è l'inizio. Allora per cucire ho fissato il filo e passo con il filo in questo modo proprio a legare tutte e due le parti. In questo lo passo per tutto il perimetro del laterale
quando ho messo poi i marcapunti, che comunque mi danno, adesso l'ho tolto, ma mi danno tutto il dritto filo dove devo arrivare, semplicemente in questo modo qui, per fare anche un piccolo bordino, Allora, ho finito di cucire tutta la borsa, ho nascosto i fili, ancora li devo tagliare, però voglio fare un piccolo bordino, per cui ho fissato un filo, i 3 fili, e farò dei punti bassi un po' stretto. Al limite potete cambiare anche uncinetto, ma voglio fare, vi faccio vedere bene, dei punti bassi, entrare proprio dentro per stringere un pochino il lavoro. Lo farò per tutto il giro, stringendo un pochino, se occorre anche 2 giri, se occorre. Questo poi vi regolate in base al lavoro che avete fatto. Io cerco di stringere un pochino con delle maglie basse, lo faccio tutto il giro, vedo, poi se occorre farle anche un altro lo faccio, oppure faccio un giro bassissimo. Questo poi lo decidete anche in base a come avete lavorato, in base anche al filato. Io ora faccio il primo giro e vediamo come, vedete, stringe un pochino e vedo come va. Se ecco, così si vede meglio, stringe un pochino, si vede. Se vedo, faccio delle maglie anche bassissime. Proseguo e poi vi faccio vedere. Ecco qua, ho terminato, ho messo un piccolo pompon, una piccola creazione in sutace e i manici l'ho messi color bordeaux. Non si vede, non entra tutta, ecco, la facciamo vedere. Ho messo semplicemente dei piccoli cerchi apribili, ho messo i manici. Quanto riguarda la fodera ancora la devo fare, vado subito a farla. Potete mettere anche un bel sacchetto dentro di quelli che si aprono tranquillamente, molto molto robusta, un po' riempita, è molto molto robusta. Con questo pompone poi ci sta veramente molto ma molto bene, ci sta benissimo. E anche questi manici che danno insomma un tocco, ecco qui ho smontato tutto, un tocco di colore, e ci sta bene. Anche questo che riprende il colore del bordeaux, il bianco, insomma sinceramente mi piace come composizione, ci sta bene e varia un pochino. Allora, per quanto riguarda le caratteristiche, già ve l'ho dette, anche le misure, è facilissima da realizzare, però vi prendo le misure cucita, perché ovviamente è diverso. È un 30 sempre per 36, per cui 29,30 per 36, molto 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 carina, molto molto, ci sta bene anche questi manici. Devo prendere un cavalletto ancora più alto per le borse giganti e vabbè, mi devo un po' attrezzare, ho sempre fatto sutace e perline, per cui avere cavalletti enormi insomma sono sprovvista, però allora io spero che vi piaccia questa borsa facile 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 da fare e vi ringrazio veramente. Se volete potete iscrivervi ai 2 gruppi che abbiamo io e Francesca, Noi Creative, che è diciamo a 360 gradi, e solo uncinetto e maglia, a cerchi di uncinetto e maglia, per cui potete iscrivervi. Sotto vi lascio sempre il link che potete iscrivervi. Io vi saluto e spero che il tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo ai prossimi tutorial. Un bacio, ciao ciao a tutte.